Abbiamo sbagliato. Dammi la carta. Non è segnata la strada. Tipico degli irlandesi. Comunque, se seguiamo la costa, arriveremo a Shannon. Sei tu che hai fretta, non io. Ascolta, Fitz, vai con calma. Non servirai molto a Mr. Ogor se ti rompi il collo. Sono affari miei. Ma io ci tengo alla mia vita. Dovrebbe reggere. Resta qui con la macchina se dovesse arrivare qualcuno. Io vado a vedere questa strada. Dovrà portare da qualche parte. Non esserne sicuro. I sentieri irlandesi sono strani come i loro abitanti. Ehi! Buongiorno. Io e il mio amico ci siamo persi. Puoi indicarmi il paese più vicino? Allora lei non sta andando in giro per cercare me. Cercare lei? Certo che no. Sto cercando una città per noleggiare un'auto. Capisco. Qual è il suo nome, amico? Il suo nome? Fitzgerald. Fitzgerald. Se io sapessi perché ha bisogno di una macchina... Senta, se non le dispiace, io avrei molta fretta. Fretta? Strana parola questa. E perché avrebbe fretta? Una persona molto importante mi sta aspettando a New York e non è un tipo che sa aspettare. Importante? Anche è una strana parola. È evidente la sua impazienza verso me, Fitzgerald. Mi è piaciuta questa conversazione. Non le farò perdere altro tempo. Molte grazie. Non voleva che le indicassi la strada? Oh, sì, certo. L'acqua delle montagne precipita con fragore nel mio fiume. E poi se ne va silenziosa. Scende giù dalla collina e scorre fino ad arrivare al mare, in un villaggio che si chiama Ballinabarn. Così, signore, dovrà fare lei. Vado a prendere il mio amico. La ringrazio molto. Lei è il benvenuto. Buongiorno, signore. Arrivederci. C'è per caso...
Questa è la sua, signore. Grazie. E quella di fronte è la sua. No, lasci, ci penso io. Forse la padrona saprà indicarci la strada. Comincio a credere che sia tutta una congiura. Non avrei dovuto dar retta a quel vecchio vicino alla cascata. Di quale cascata parla? Quella in cima al torrente. Si chiama il Dolce Ruscello, ma non ci sono cascate. Allora avrò avuto un miraggio. Ah, le chiedo scusa, ma ho percorso parecchie volte quel ruscello e guardi che non sono rimbambito. Non c'è nessuna cascata lì. Scommetto che quel vecchietto è un suo amico. Quale vecchietto? Il calzolaio con cappotto verde e bottoni d'ottone. Calzolaio con cappotto verde e bottoni d'ottone. È lui, Dio misericordioso, è lui, è proprio lui, un vecchietto calzolaio e ha un cappotto verde coi bottoni d'ottone. Sono tutti matti in questo posto. Tu l'hai vista la cascata, vero? No, tu mi hai detto che c'era. Sì, infatti, il torrente era sotto. Perché si sarà stupito? Penserà che hai visto un folletto. Sono comuni in Irlanda. Già, sono contento di tornare a New York dove tutto è normale. Perché gente come il tuo nuovo capo non apprezza le stranezze della vita. Comincio a credere che non ti piace, Mr. Ogo. Infatti, non mi piace per niente, né come persona e soprattutto come si comporta con i giornalisti che lavorano per lui. Beh, vado a fare un bagno. Certo, c'è una bella vasca, ma si sono dimenticati di mettere i tubi e non c'è un idraulico in questo paese sperduto. Non te la prendere così. A me piacciono gli irlandesi. Te li regalo, compreso me. Vorrei che restassi con me, Fitz, ma so che non posso competere con Ogur. Avanti. Gli asciugamani, signore. Grazie, li metto sul letto. Bene. A che ora si cena? Fra un'ora circa, sempre che la mia stufa decida di funzionare. Non funzionerà se è come tutte le cose di qui. Non sia troppo severo. Non siamo abituati a ospiti come voi, e per giunta americani. Può dire alla signora che vorrei parlarla? C'è una sola signora qui. È davanti a lei. Le chiedo scusa, è lei la... Calzolaio, bottoni d'ottone. E la cascata. Mi scusi, signora. C'è un mezzo di trasporto da qui? Se può aspettare. Non posso. Il problema è che siamo isolati dal Ci mare. saranno delle barche. Certo che ci sono delle barche, ma non possono navigare col mare agitato. O se tira vento. Ma Sean O'Ferna credo che potrà portarla col suo battello quando arriverà. E quando pensa che arriverà? Oh, sarà qui a giorni. A giorni. Anche domani, forse. Ma entro la settimana di sicuro. Spero che sia più tranquillo ora. Era buono lo stufato, eh? Io preferisco lo stufato di agnello. Ottimo. Ne versi uno anche per lei. Oh no, la signora non vuole. Dice che un bicchiere in più rende la vita più breve. Oh, queste sono soltanto chiacchiere. Quando ero un giornalista alle prime armi nel Tennessee, ho intervistato un uomo che compiva 110 anni. Disse che era dovuto al fatto che ogni mattina beveva un bicchierino di liquore, prima di colazione. E lo viene a raccontare a me. Ma è la verità. Se questo fatto lo raccontasse anche a lei, mi farebbe un grosso piacere. Ne sarò felice. Ah, 110. Sì, 110. Verrò un bicchiere di whisky, se proprio insistete. E visto che siete ospiti della casa, io... Si accomodi pure. Vorrei chiederle una cosa riguardo alla cascata e al vecchio con cui ha parlato. Non c'è alcuna cascata sul dolce ruscello. E lei non può aver incontrato nessun essere mortale da quelle parti. E allora chi era? Oh, so bene di chi si tratta. Bene, allora non ce lo nasconda. Si tratta del folletto del dolce ruscello. Era lui. Andiamo, non crederà a queste vecchie superstizioni. Credo in ciò che sapeva mio padre e suo padre prima di lui. È stata una magnifica occasione la sua e purtroppo lei non ne ha saputo approfittare. 110 anni, eh? Che avrei dovuto fare? Afferrarlo e farsi dare il vaso pieno d'oro, solo questo. Peccato che non ci ho pensato. C'è qualcuno qui che lo ha già fatto?
Il padre della signora Daly, Mr. William, e non se lo è mai perdonato. E per quale motivo? Si dimenticò di sputare sull'oro. E così rimase con una manciata di sassi e fu sfortunato per il resto della sua vita. Ah, è questa la regola, bisogna sputare sull'oro. E certo, lo sa anche un bambino. Faresti meglio a stare attento alla gente con cui parli. Farebbe meglio piuttosto a sapere come finì. Una sera ero qui. Miss Nora era andata a scuola e io ero solo con Mr. William. Quella sera lui aveva bevuto abbastanza. Dunque, cominciò a maledire ogni folletto che avesse mai aggiustato scarpe. Prese la bottiglia e la scagliò contro il caminetto. Poi si alzò barcollando come una foglia al vento. Teddy, mi disse, affronterò quei diavoli anche se dovessi morire. E dopo se ne andò via. Prima che potessi fare qualcosa per fermarlo. Con il vostro permesso, signori. Andiamo, forza, continui, ci racconti il resto. Allora io rimasi sull'uscio a guardare. E poi sentii lo spirito che preannuncia la morte. Era la prima volta che lo sentivo, ma sentivo che era dappertutto. Ed era proprio così. Il mattino dopo lo trovarono senza vita a Gentle Barn. Insomma, era proprio stecchito. Giaceva in modo che non si sarebbe potuto più rialzare. Miei signori, come vi dicevo, il bere è la tragedia dell'umanità intera. Penso sia giunta l'ora di andare a letto e vi auguro la mia più cordiale buonanotte. Buonanotte. Teddy, Chiunque tu sia, fatti sotto, sai, io sono pronto. sono io. Oh, Mr. Fitzgerald, mi ha messo paura. Che fa con quella bottiglia di whisky? I folletti hanno le orecchie molto lunghe e forse ci hanno sentito parlare di loro. Sa, è sempre bene lasciargli qualcosa fuori dell'uscio. Ma io ho sempre saputo che per i folletti andrebbe meglio un bicchiere di latte. Latte? Buonanotte, Mr. Fitzgerald. Buonanotte, Teddy.
Lasciami stare, bastardo, o appiccherò il fuoco alle tue ossa! Non puoi, sei mio prigioniero. Toglimi le mani da dosso! Prima devi farmi vedere il vaso d'oro. E come farebbe un povero vecchietto come me ad avere un vaso d'oro? Non raccontarmi una delle tue storie. So benissimo che ce l'hai. Nessun folletto che si rispetti ne è sprovvisto. Ma chi ti ha raccontato queste storie? Il tuo amico Teddy Teddy! ha organizzato questo scherzo. Ah, è il più grande bugiardo della contea! Sarà anche vero, ma io voglio seguire le regole del gioco. Avanti, dimmi dov'è. Dov'è l'oro? Perché hai tanta fretta di scappare? amico Lasciami mio? stare, Puoi maledetto! dirmi dov'è l'oro? Ti ho già detto che non ce l'ho! Dimmi dov'è. Ti propongo un affare. Dici davvero? Sì, dov'è? Perché non dai uno sguardo laggiù vicino alla cascata? No. Oh. Tu non mi imbrogli. Conosco i tuoi trucchi, sai. Dove si trova? Io non lo so! Dov'è? Dimmelo. Io non parla. lo so! Non è quello lì, ramoscello. Proprio sotto il tuo naso. Giusto, è sempre nascosto lì, vero? Scava. Forza, scava. Forza, sbrigati. È una cosa crudele e malvagia quella che mi fai fare. Tu magari stai prendendo questo scherzo sul serio. Bene, io... Sono veri. Certo che sono veri. Sono i risparmi di tutta una vita. Diverse vite, se fai i calcoli. Sono proprio veri. Non so chi tu sia e a quale gioco stai giocando. Li hai rubati? Non ho rubato niente in vita mia, tranne ciò che era mio. Questa è una cosa che abbiamo in comune. Tieni. Prendi. Che significa? Non capisco. Non penserai che rubi i tuoi risparmi. O quello che sono. Prendi. Non ti stai prendendo gioco di un povero vecchio come me, vero? Oh, no, lo lascio fare a te. Tieni. È roba tua. Sotterralo di nuovo. Forza, sbrigati. E tu... E tu me lo ridai indietro. Me lo ridai. Non ti potrò mai dimenticare, per questo mai. Io ti sarò sempre grato per questo. Ecco, tieni, prendi questo per ricordo, per ricordarti del nostro incontro. No, io non... Ma sì, prendilo. Grazie. Non c'è bisogno che mi ringrazi, sono io che ringrazio te, e dal profondo del cuore. Che la fortuna ti assista. Mr. Steven Fitzgerald, cerca di non mettermi in difficoltà parlandomi in questo modo. Sono io che devo augurare che la fortuna assista te. E allora, arrivederci e buona fortuna. Si è alzato presto, Mr. Fitzgerald. Buongiorno.
Non riuscivo a dormire. Spero non per colpa del letto. No, io penso che sia perché ho bevuto un po' troppo. Ho fatto molti sogni. Mi auguro belli. Strani, direi. Forse per via dei racconti di Teddy. Oppure potrebbe trattarsi di quel vecchietto della cascata. Di quale cascata parla? Quella del torrente chiamato il Dolce Ruscello. Ma guardi che lì non c'è nessuna cascata. Venga, Ma cosa intende fare? andiamo a vedere una volta per tutte se c'è una cascata. Ora vediamo. Ero sicuro che fosse qui. Ehi! Chi sta chiamando? Si tratta di un mio amico alquanto strano, ma lei lo conosce di sicuro. È alto. Ascolti, spesso veniamo ingannati dalla fantasia del bosco. Ma non l'ho immaginata la cascata. L'ho vista e l'ho sentita. Ma forse sarà più lontano. Sì, certo, deve essere così. Può darsi che non ricordi dove si trova. Già. Venivo sempre in cerca di nidi qui quando ero bambina. Ci deve essere una bella vista sul mare. Spero che il battello arrivi. È così importante per lei. Oh, sì. È un'occasione che aspettavo. Fin dalla guerra ho lavorato in Europa per giornali indipendenti, come quello di Bill Clark. Ora vorrei un lavoro importante. Ma non deve smettere di scrivere, sarebbe un peccato. Ah, ma non smetterò. La differenza è che da ora in poi sarò pagato bene. Sono stanco di continuare a scrivere articoli per 4 soldi. Arriverà. Non si agiti, Mr. Fitzgerald. Gli amici mi chiamano Fitz. Fitz? Mhm. No, non la chiamerò così. Suona come una bottiglia di acqua frizzante. Alcuni... Mia madre mi chiamava Steven. Steven. Mm. Ah, sì, lo preferisco. Tutti mi chiamano Nora. Nora. Ah, è molto bello. Mi è sempre piaciuto il nome Nora. Se avrò una figlia, sa come si chiamerà? Nora Fitzgerald. Nora Fitzgerald. Lei non è sposato, Steven? Non lo sono. Mi piace troppo la mia libertà. Oh, non dica così. Un uomo deve sposarsi. È una cosa naturale e bella nello stesso tempo. E lei? Non vale anche per lei questo? E chi dovrei sposare qui a Ballina Barn? Michael il pescivendolo? O Teddy il cameriere? Oh, guardi, c'è un battello. È l'Arana, il peschereccio di Sean. Il suo sogno si è avverato. Se partirà subito può arrivare a Shannon in mattinata. Cosa c'è che non va? Mai visto qualcosa di simile? Sì, certo. È un doblone. Del XVI secolo, spagnolo, credo. E dove l'ho preso? È semplice. Se ne trovano molti qui in Irlanda da quando l'armata naufragò. I contadini li trovano continuamente. È molto bello. Sarà meglio tornare. Tieniti in contatto, così ti farò sapere se ho recuperato la macchina. D'accordo. Fatti vivo se capiti a New York. Oh, io no, sono povero ma onesto. Buona fortuna, Fitz. Arrivederci. Ciao. Arrivederci, Nora. Ora che vado via, una parte di me vorrebbe restare. Non deve voltarsi indietro, Steven. Ma guardi avanti verso ciò che desidera. Addio.
dispiace che sia partito? È un uomo meraviglioso, Mr. Clark. Dipende da che intende per meraviglioso. È simpatico, intelligente, uno scrittore di alto livello. E sta sciupando tutto ciò per denaro. Per mettersi al servizio di un folle e diventare un altro brillante giovane arrivato. Non dimentichi che lei è un suo amico e sta dicendo tutto questo mentre lui è assente. Guardi che gliel'ho detto in faccia. Steven sa bene che cosa è meglio per lui. Non sprechi la sua dolcezza, non ne vale la pena. Come va? Salve, Doc. Ruth, Mr. Fitzgerald! c'è Mr. Ogor? Era tanto tempo che non la C'è? vedevo. Sì. Mr. Fitzgerald per il signor Augur. Si accomodi. Mr. Fitzgerald, Sì. si accomodi. Mr. Ogor la riceverà fra qualche minuto. Le ha detto di farmi aspettare 10 minuti e poi farmi entrare? Sì? No! Le dica che ritornerò fra 2 anni. Mr. Fitzgerald, per favore, la prego, aspetti. Mr. Ogor, guardi che Mr. Fitzgerald non vuole aspettare. se ne Fatelo sta andando. entrare subito. Si accomodi, Mr. Fitzgerald. Ciao, David. Steve, tu mi hai fatto aspettare 45 ore. Sono contento di vederti. Anch'io. Avanti, mettiti a tuo agio. Voi due vi conoscete? Sì, salve, Bottom. Inghebotta. Ehi, hai rifatto tutto qui, eh? Sì, ho un'idea di mia figlia. Mi è costata una fortuna. Siediti, devo parlarti. Non ti vedevo da molto tempo. Allora. Non doveva fare qualcosa oggi pomeriggio? Sì, è vero. Allora vada. È incapace. Assolutamente incapace e mi fa diventare pazzo. Non disturbateci. Allora, sai perché ti ho fatto venire? Non sono bravo a indovinare. Tieniti forte. Fitz, mi presento al Senato. Come mai? Il senatore Ransom è stato sostenuto da te. Oh, Ransom va bene, ma non è la stessa cosa che prendere le redini da solo. Fitz arriva un giorno in cui si raggiunge il vertice delle proprie aspirazioni e ci si ferma. Io ora ci sono arrivato. Arriva il momento in cui molti si dedicano ad allevare cavalli o a collezionare dipinti, ma sono soltanto giochi. Lo sai qual è la più antica e nobile occupazione per un uomo? Credo di sì. Io penso alla politica. Insomma, vuoi continuare a dettare leggi? Oh, non essere cinico. La politica è democrazia. Bene. E cosa c'entro io? Tu mi porterai al Senato. Oh, no. Io non faccio politica. Sì, lo so. Ho letto i tuoi articoli sull'American Spectator. Oh, non che condivida le tue opinioni o la furbizia provocatoria del tuo giornale, ma c'è una cosa che comunque emerge. Conosci la gente. Capisci i problemi. Ad esempio, questo articolo che hai scritto sul mio discorso a Parigi definendolo stupido. Insulso. Sì, insulso. Oh, per me non c'è nessuna differenza. Avevi ragione. Ecco quello che conta. Hai visto i difetti del mio discorso. E te ne ho risparmiati altri. Ecco il motivo per cui io ti voglio al mio fianco. Anche se ero io ad aver ragione. Ne vuoi un po'? No, grazie. Questi sono i miei progetti. Tu vieni con me. Scrivi i miei discorsi. Sei il mio braccio destro, sarai il mio cervello, la mia coscienza. Frankly, mi interessano i soldi. Ma c'è una cosa che dobbiamo chiarire. Potremmo non essere d'accordo. Quello che scrivo potrebbe non piacerti. Ma Fitz, questo è naturale. Non sopporto quelli che la pensano come me. Allora, intesi? D'accordo. Bene. Gli faremo vedere noi chi è l'insulso, vero? È proprio ciò che temo. Queste nuove generazioni di giornalisti. Come sta Francis? Francis? Tua figlia. Oh, ha detto di chiamarla, scusa, me ne ero dimenticato. È meglio che la chiami subito. Posso usare una di No, queste? quelle sono linee private. Usa quello. Qual è il numero di casa mia? Rinelander 45813. 45813. Non importa, dia al signor Fitzgerald chiavi e indirizzo. Pronto? Miss Ogur, per favore.
Fitzgerald. Ma io non ho indirizzo. Ti ho preso un appartamento. Oggi è difficile trovare una casa anche per me. Ciao, Francis. Fitz. Sì, circa un'ora fa. Sto con lui adesso. No, neanche il diavolo se lo vuole comprare. Cosa? A cena stasera? Ah, volentieri, se non devo restare fino a tardi in ufficio. Comincerai domani mattina. Ok, glielo dirò. Allora ti passo... Bene. Ciao, a più tardi. Dice che non devo lavorare troppo. Ah, vuol farti da mamma. Ah, ecco le tue chiavi. E anche l'indirizzo, signore. Grazie. E si informi dove mia figlia assume camerieri. Ne voglio uno per lui. È l'agenzia Acme. Che ci faccio con un cameriere? Non ne ho mai avuto uno in vita mia. Oh, non devi preoccuparti di queste sciocchezze. Pensa solo a fare lavorare quel tuo cervello. Noi due faremo grandi cose insieme, ragazzo. Sì, grandi cose. Crema. Qual è il suo nome? Quale nome? La causa del ritardo di 2 giorni. Oh, Nora. Anche carina, suppongo. Se ti piacciono gli irlandesi. Sempre piaciuti. Sono contenta che sei tornato e che hai messo la testa a posto. A posto? Sai che voglio dire? Hai sprecato il tuo talento con quello che hai scritto finora. Per molta gente non è stato affatto sprecato. Per loro non è stato sprecato, ma per te invece sì. Forse hai ragione. Ho messo la testa a posto proprio oggi. Ho già un buon stipendio e un appartamento. Visto? Meglio tardi che mai. Mi sei mancato tanto. E anche tu. Sei un bugiardo. Non mi hai mai pensato in tutto il tempo che sei stato via. Sono sorpresa che mi hai chiamato. Ho solo cercato di ragionare. Dopotutto, sei la figlia del capo. È solo questa la ragione. Ma, a parte questo, tu mi piaci molto. Anche se sei viziata, capricciosa e lussuriosa. Fitz, ti sono bastati 5 giorni per avere una mentalità irlandese. Salve, Fitz. Ciao, Francis. Guarda chi si Ciao, vede, l'agnellino Charlie. di Monk. Come va, Bottom? Ingebottam, ho appena lasciato il capo e mi ha detto che tu sarai il suo braccio destro. Ora la mia idea sui discorsi che dovrai preparare sarebbe Oh, quella di puntare caro, ma sulle guarda battaglie che ora che si devi Sì, fare. hai ragione, cara. Siamo in ritardo Bisogna di mezz'ora per lo sbrigarsi. spettacolo. Hai pagato il conto? No, ma E faccia Charlie, subito. fa mettere sul conto di No, mio padre, per io favore, vado paga avanti. con questi, Bottom. Ingebottam. Già. Ma Siamo stati un po' scortesi. Sì, è vero, ma voglio che papà e tutti i suoi collaboratori capiscano che il loro potere non deve andare oltre le ore di ufficio. Ecco, signore. Grazie. Grazie. Andiamo, su. Guarda che potresti illudere le guardarobiere se sorridi così quando dai la mancia. Non sarei per caso gelosa? Oh, Taxi, signore? Sì, grazie. allora dove andiamo? A casa. Ma è ancora presto. Sull'aereo non sono riuscito a dormire. Poi devo risistemare il soggiorno dell'appartamento che mi ha dato tuo padre. Che intendi dire con risistemare? No, niente di particolare. C'era un quadro sul caminetto, guarda, non puoi immaginare. Sei stata tu che hai fatto Sì, caro, ho fatto tutto io, ma non chiedermi scusa. Non è stato niente aver lavorato 3 giorni per darti una buona sistemazione. Dove l'hai messo il quadro? nella vasca da bagno. Vasca da bagno. E che altro? Oh, beh, niente, ho messo solo un po' d'ordine Oh. qua e là. Sai, c'era quel tavolo che stava vicino al fuoco, l'ho spostato. E le sedie, quelle 2 statuine che Bene, stavano andiamo sulla lì, mensola. rimettiamo Insomma, tutto qualche al loro cambiamento. posto come era prima. Il tavolo, il quadro, le sedie, ma il Big non Mac credo dei che sia 16, necessario per favore. farlo. Io Sì, sono invece stanco, è devo proprio riposare. necessario farlo, e anche subito. Faccia come ha detto. d'accordo. Ancora un po' più a destra. Ecco, sì. Oh. Va bene così. Ora dimmi sinceramente se ti piace. Ah, è davvero fantastica. Che cosa vorrebbe rappresentare? Si chiama La rinascita del 1948, la scoperta del carbone. Veramente? Pensavo che si trattasse della nascita di Venere. È un promettente giovane artista. Sto allestendo una sua mostra. Sei molto impegnata. Che cosa vuoi dire? No, metti su mostre, arredi appartamenti. Convinci tuo padre ad assumere uno scrittore. Io non c'entro con questa faccenda. Non è vero. Lo sospetto da quando ho ricevuto il telegramma. Allora che fai? Rinuncerai? No, farò il lavoro per cui sarò pagato. Ma non so ancora quanto mi costerà. Niente, caro. Per me si tratta solo di altruismo. Altruismo?
All'improvviso sei altruista. Non penserai Io che io- penso solo che devo bere. Vuoi sapere perché ti odio? No, Perché io- tutto il tempo che sei stato via, sei stato sempre con me in tutto ciò che facevo. Vedevo la tua faccia tra la folla, per strada, nel mio specchio, quando ero sola in camera mia. Perché ho mangiato, sognato e vissuto con te. Con te e il tuo fascino misterioso. Odio ogni tuo particolare, la tua superiorità, i tuoi neri occhi irlandesi, il tuo naso arrogante. Che è stato? Ah, hanno suonato. Desidera? Mi manda l'agenzia Acme Employment, signore. Ah, bene. Entri, prego. Sì, signore. Lì c'è la cucina. Vada lì e mi aspetti. Bel momento per mandarmi un cameriere. Hai detto che lo volevi stasera? No, deve essere stata la segretaria di tuo padre. Oh, allora si spiega. La ditta Augur è sempre efficiente. Fitz, che ti succede? Fitz! Non ti ho già visto da qualche parte. Non saprei, signore, dipende dai posti dove è stato. Sono stato in parecchi posti, compresa l'Irlanda. Davvero? Da dove vieni? Dall'agenzia Acme Employment, signore. E prima ancora? Il mio ultimo posto? Dove sei stato? Ah, non ci sono state lamentele, glielo assicuro. Sono stati tutti contenti di me e del mio servizio. Si può sapere che succede? Quell'uomo, ho l'impressione di averlo già incontrato prima. Oh, probabilmente avrà lavorato da qualche tuo amico. I domestici cambiano spesso. Sarà come dici tu. Vorrei bere qualcosa. Bene, ho comprato il tuo scotch preferito. Ah, dove l'hai messo? Ci penso io, è qua sotto. Eccolo. Hai pensato a tutto? Anche il barbo? Anche il barbon, ce ne sono 2 casse. Cos'altro? Questo. Ha bisogno di qualcosa? Sì. Preparaci un drink. Un drink? Subito, signore. Per me no. Devo andare. C'è troppa confusione qui. Sì, troppa gente. Ti accompagno. No, non preoccuparti, prenderò un taxi. Mi dispiace per quel domestico. No, non te la prendere, sono cose che capitano. Pranziamo insieme domani? Allora passo a prenderti in ufficio. D'accordo, buonanotte. Puoi gettarlo, quello. Ah, sì, signore. Ma com'è gettarlo? Non lo potrebbe bere lei? È un vero peccato.
Non si dovrebbe sprecare così del buon cibo. È soltanto un drink. Eppure con questo si potrebbe salvare un uomo che muore di freddo o di fatica. Hai ragione, bevilo tu. Se proprio insiste. Alla sua salute. Siediti. Subito. Siediti, siediti. Ti ha mandato l'agenzia. Sì, signore. Che cosa sai fare? Oh, qualsiasi cosa lei desideri, signore. Cucinare, pulire, occuparmi dei suoi abiti, qualsiasi cosa. Non mi hai detto come ti chiami. Beh, può chiamarmi Orazio. Mi è sempre piaciuto essere chiamato Orazio. D'accordo, ti chiamerò Orazio. Grazie, signore. E riguardo alla tua paga? Oh, per la paga è stato già provveduto, signore. Già, Mr. Ogur pensa a tutto. Orazio, ma è troppo forte. Mi dispiace, signore. Deve avere pazienza finché conoscerò i suoi gusti. Un'altra cosa, non voglio essere disturbato quando ci sono ospiti. Devi bussare sempre prima di entrare. Sì, signore, me ne ricorderò. Ora finisci il drink e puoi andartene a letto. Grazie, signore. È troppo forte. Lo getterò via. Cosa posso esserle utile? Mi manda l'agenzia Acme Employment. Mi è stato detto che qui c'è bisogno di un domestico. Troppo tardi. Già provveduto. Vorrei parlare col padrone. E cosa pensa di dirgli? Che ha perso il precedente lavoro per aver rubato nel porto? Per non dir poi di quella cameriera che avete ridotto piena di lividi? Sparisca subito o sentirà il sapore delle mie sberle! Buongiorno, signore. Buongiorno, Orazio. Chi era prima? Oh, nessuno veramente. Si metta pure comodo. Si rilassi, le porto subito la colazione qui. È arrivato il giornale. Lo vado a prendere subito. Orazio, Sì, che ci facciamo con tutto questo latte? non ho capito. Il latte. Pensavo avesse dei gatti. Allora, Orazio, Le preparo la colazione. vuoi rispondermi? Vado ad aprire. Ci penso io. Scusi se la disturbo, Mr. Fitzgerald. L'ho avuto il latte stamattina. Ma 2 omogenizzati, un caffè con panna e un etto di burro. credo di sì, ma perché me lo chiedete? Perché ad altri inquilini non è stato consegnato. Non capisco, l'ho lasciato dietro la porta, secondo le indicazioni. Grazie e mi scusi, signore. Lascio il latte ogni giorno e non è successo mai niente.
Parlo con l'agenzia Acme? Sono Fitzgerald, Steve Fitzgerald. Vorrei informazioni su un domestico che avete mandato da me. Esatto. Che ne sapete? È venuto da noi presentando ottime referenze, signore. Oh sì, ha lavorato parecchio per noi. Rubare? No, signore. Può controllare le sue referenze. Le do i nomi a cui rivolgersi. No, non importa, non è il caso. Grazie. Hai rubato il latte, vero? Perché avrei dovuto farlo, signore? Una spiegazione io ce l'ho, ma significherebbe che sono matto. L'hai mai vista prima? Sono un poveretto io. Rispondi sì o no? Non l'ho mai vista in vita mia prima d'ora. Una cosa è certa, non puoi rimanere qui. Tu mi disturbi. Ti do lo stipendio di un mese e te ne vai. Andarmene? Sì, e subito. Avanti, smettila. Ti ho detto di smetterla, Orazio. Mi scusi, signore. Mi dispiace, signore. L'ho delusa. Io volevo tanto servirla. Per amor del cielo, smetti di piangere. Il miglior padrone che abbia mai avuto mi ha rovinato tutto. Sono un fallito. Va bene, ritiro quello che ho detto. Rimani, ma smetti di piangere. Sapevo che non voleva mandarmi via. Non se ne pentirà, signore. Io... La prima cosa che dovrai fare è quella di restituire il latte, ogni bottiglia. Sì, ogni bottiglia, signore. Sì. Pronto? È l'agenzia Acme Employment. Lei è Mr. Fitzgerald? Sono io. Riguardo a prima, ho cambiato idea. Considerate la faccenda chiusa. Avresti dovuto evitare il traffico. Sono già in ritardo. No, c'è tempo, signore. Ho una giornata di lavoro intensa. All'1 a pranzo con Miss Ogur. Mi passi a prendere alle 2 e mi porti subito in ufficio. Alle 3 ci sarà una conferenza stampa e subito dopo ci sono quelle donne. E chi sarebbero quelle donne? Le donne di Ogur, un gruppo di cittadine fanatiche. Che succede? Questa macchina sta facendo un po' di capricci, solo questo. Ehi tu! Hai intenzione di passarci il weekend? Non hai sentito il mio fischio? Si può sapere che cosa stai combinando? Mi sono solo fermato a guardare il paesaggio. Stai zitto, ti arresto immediatamente. Non ce la faresti da solo, chiama i rinforzi. Ah, è così. Avanti, muoversi! Forza, qual è il tuo nome? Il mio nome, sono affari miei. Stai attento a quello che dici. Dico quello che voglio. Ehi, se hai la lingua lunga devi essere sicuramente di Kerry. A dir la verità sono della contea di Clare. Contea di Clare? Sì, ma ho anche dei parenti vicino al lago di Killiner. Ma dici davvero? Sì, è vero. Sai, io sono 30 anni che ho lasciato il paese. Ma non mi dire. Sì, e chissà, probabilmente conosco anche i tuoi No, parenti. è impossibile, è gente molto umile. Allora, ti puoi sbrigare? Forza, muoversi! Avanti, avanti! Non posso perdere altro tempo, Orazio. Vado a prendere un taxi. Ah, forse le conviene prendere la metropolitana. Non le si addice, ma guadagnerà sicuramente del tempo. Hai ragione. Sistema qui e vienimi a prendere al ristorante alle 2 in Sì, punto. signore. Spero che il pranzo vada bene.
Aspetta che ti do una spinta. Non è necessario, ti ringrazio. Permesso. Lei scende alla prossima. Mi faccia salire, per cortesia. Non Prego, fai no, così. un momento, no, mi lasci salire. C'è là. Ma insomma, ma non spinga. Prego. Guardi cosa fa. Permesso? No. Mi permette di stare? Sì, grazie. Permesso? Sì, sta comodo, sì. Sono desolato, signore. Mi dispiace. Sa com'è, è l'ora di punta. È fastidioso viaggiare a quest'ora. E poi qui siamo proprio in una curva. Va bene, va bene. Sa com'è, uno sbanda. Lasci che le pulisca io il cappello, non lasci importa, fare a me. è già fatto. Mi dispiace davvero. Anche perché il suo è un bellissimo cappello. Le ringrazio. È proprio bello. Mi scusi, permesso. Scusi. Piano. Non spingete. Allora mi faccia passare, per Permesso? cortesia. Mi faccia passare. Permesso. Scendere. Devo scendere. Scusi. Lasciate scendere, per favore. No. Permesso. Mi faccia Fate andare. scendere. Devo scendere. Signori, per favore, fate scendere, è completo. Fermi, calma, è completo, signori. Basta così. Nora! 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 Lei qui, è impossibile. Non avrei mai pensato di incontrarla. Lei a New York, ma questo è un miracolo. Fitz, non è un miracolo. C'è una spiegazione per questo mio È viaggio. un miracolo, invece. Una serie di miracoli. Lo sa, la mia macchina si è rotta, avevo un importante impegno per pranzo. L'autista mi consiglia di prendere la metropolitana. È la prima volta che la prendo da quando sto a New York. Se non avessi preso questo treno, non l'avrei mai incontrata. Andiamo via da qui. Mi dica dove e da quanto tempo è a New York. Non posso rispondere subito a tutto, Steven. Sono qui da circa una settimana. E non mi ha chiamato. Non sapevo dove trovarla. Sono qui con la zia di Teddy, cugina di Bridget, la signora Non riesco a Grimsca. crederci. È vero. No, non riesco a credere che lei sia qui a New York. Ah. Lasci che porti io questi pacchetti. Grazie, Steven. Spero non ci sia niente di fragile. Quanto tempo si fermerà? Finché avrò sbrigato i miei affari. Oh, mi prenda sotto braccio, non voglio rischiare di perderlo. Trova che sia strano e sorprendente il fatto che io mi trovi qui. Adesso penso solo che è meraviglioso. Aspetti, ho promesso di portare al piccolo Danny le caramelle. Quanto costano? 50 cents. O $0,50. Come preferisci. Mi dispiace ma non ho il resto, posso mandare il ragazzo a cambiare. No, non ho tempo, Steven. Sì, un momento. Strano, avrei giurato. Devo essere uscito senza portafoglio stamattina. Ho solo questo, ha da cambiare un doblone. Cosa? Oh no, il suo portafortuna no, Steven, aspetterò il resto. Stavo pensando dove pranzare. Sa, il figliastro della cugina di Miss Grimis ha una tavola calda qui all'angolo. Vorrebbe mangiare una cosa con me? Oh, mi piacerebbe, Nora. Ma ho già preso un impegno per pranzo e subito dopo ho 3 o 4 conferenze. Sa come funzionano queste certo, cose? Certo, capisco. Non insisto, anche se odio mangiare da sola. Mi piacerebbe molto, Nora. Capisco. Dice così per delicatezza, vero? Delicatezza? Ma io non capisco. Ecco il resto. Quando vai in un posto ci metti un'ora, la prossima volta che ci metti tanto ti stacco un orecchio. Tieni, comprati la Grazie, cioccolata. Jim. Ecco il suo resto. Grazie. Mi perdoni se sono stata scortese. A volte mi taglierei la lingua. E se avessi cambiato idea e accettassi il suo invito? Dice davvero? Non posso andare contro i miracoli. Buono, eh? Ottimo.
Ah, per me no, basta. Oh, ma se non ha mangiato quasi niente. E lo stufato che ha preparato mia moglie, quello che ha mangiato lei, è poco anche per un canarino. Va bene, ma poco però, basta così. Vuole della birra? Ah, niente birra, grazie. Solo una piccola. E lei, Miss Nora? Oh, no, no, per me è abbastanza, grazie. Ci sarà molta gente venerdì? Beh, se vengono tutti gli invitati di mia moglie, credo che dobbiamo chiedere un permesso per far chiudere la strada qui davanti. La figlia di Cornelius si sposa venerdì e qui si farà una grande congratulazioni. festa. Grazie, signore. Se le va può venire anche lei. Mi ne piacerebbe, sarei ma sono felicissimo. pieno di impegni nei prossimi giorni. Capisco, se cambia idea sarà il benvenuto. Più siamo e meglio è. Grazie. Cornelius, il conto portalo a me. Va bene, d'accordo. Mangia ancora. Ah, sì. Allora, perché si trova qui? Oh, è molto semplice. Lo zio di Teddy è morto qui a New York e gli ha lasciato del denaro. No, era Mr. Crimmins. No, no, zio Driscoll di Galloway. Aveva sposato la giovane Brady che viveva in una fattoria vicina a Sweeney. Ah, quello. Vede, Mr. Driscoll aveva 4 sorelle. La più grande era sposata con Francis Corrigan, che aveva un pub a Limerick con suo fratello Seamus. Ma fallì perché beveva sempre coi clienti. Mio padre prese Teddy come guardiano dei cavalli e poi venne in America. Corrigan. No, no, zio Driscoll. Ora, la sorella prediletta era Kathleen, cioè la madre di Teddy. E quando Paddy andò in marina nel 1920, cambiò testamento lasciando tutto a Teddy. Non si è mai curato di Rory o di quella giovane Ryan che aveva sposato. Naturalmente ci furono problemi con la O'Shea, No, sì, certo. la quale pensava che la madre, essendo la figlia maggiore, avesse diritto ad una parte, ma Martin O'Shea aveva fatto un bel matrimonio con gli O'Dula di Cnosciga. E quella era solo una parte dell'eredità più qualche scellino al mese. Ma questo problema non creò molte complicazioni. Fu tutto più facile. Certo che poteva esserlo. Ma lo zio Driscoll, che non aveva le idee molto chiare, pensando che Teddy fosse una ragazza, lasciò i soldi alla sua amata nipote. Se l'immagina? Non capisco come sia potuto succedere. Comunque qualcuno doveva chiarire questo equivoco. Ma Teddy non si muove, ha paura del mare e quindi si rifiuta di attraversare l'Atlantico. Preferisco morire povero ma asciutto, dice sempre. Ecco perché sono qui. Sono felicissimo che sia qui. Sono proprio felice che sia qui. Non avrei mai pensato di incontrarla. Quando ho saputo del viaggio, ho scritto subito a Clark per avere il suo indirizzo. Ma non mi ha risposto. Sarà stato in giro per l'Europa. Lo sa che cosa mi ha detto prima che partisse? Che un giorno sarebbe molto felice di poterla riavere con lui. Ha detto questo? Se è solo questione di soldi, sono sicura che aumenterebbe. Ah, vuole ancora un po' di stufato? Oh, no, davvero non ma ce l'ho la preso faccio. troppo poco prima. Sì, ma io non... Ancora un po', le farà bene e vedrà che le darà tanta forza. Va bene, faccia come vuole. E un'altra patata. Un'altra patata. Altra patata. Mister Ogur, come ex giornalista, cosa prova ad essere tempestato di domande invece di farle? Non è piacevole. Ma siccome vi conosco, me la cavo. Pensa che ci sarà un'altra guerra? Ho già risposto a questa domanda. Non mi sembra, perché nessuno di noi gliel'ha fatta. Mr. Ogur, lei appoggia il piano Crawford per la Germania? Certamente, lo considero un dovere fondamentale. Vorrei leggere un commento su questo piano. Il piano Crawford è un affronto al popolo tedesco, una sentenza di morte per la democrazia europea e un tradimento degli ideali americani e non altro. È apparso sull'America Spectator il 6 giugno firmato Fitzgerald. Lo stesso Fitzgerald che ora è suo consigliere. Come lo spiega? O forse Steve Fitzgerald ha qualcosa da dire? Bene, signore. La risposta è molto semplice. Quando Fitzgerald ha scritto questo, lavorava per un altro. Ora lavora per me. Mister Ogur, io vorrei... Signori, fatemi cambiare la camicia. Non ho mai sudato tanto da quando facevo il muratore. Ha qualche foto vestito da muratore? No, allora non sapevo che mi sarei dato alla politica. Ciao, Fitz. Ciao. Ciao, Fitz. Ciao. Fa piacere rivederti. Perché non passi al club qualche volta? Come vedi, ho molto lavoro. Già, bisogna pur vivere. Telefonami. D'accordo. Arrivederla, Mister Ogur, e grazie. Ciao. Arrivederla e grazie. Di niente, Joe. È stato perfetto. A un certo momento ho temuto che potessero farle... Serve qualcosa, Mister Ogur? No, grazie.
Avresti dovuto dirmi di quell'articolo, Fitz. Non l'avevi letto? Sì, l'ho letto. Ma non ricordavo che fosse così violento. Sai, sarebbe imbarazzante se gli avversari se ne servissero. Conoscevi le mie idee quando mi hai assunto. Stiamo facendo politica, Fitz. Dov'è quella bottiglia? Lasci stare, ci penso io. Politica, capisci? E bisogna anticipare gli altri. Vengo subito, capo. Ecco, ci sono. Scriverai un pezzo per il New Herald, che ormai uscirà domani sera, sulla politica estera, facendo capire che hai rivisto la tua posizione. D'altro canto ti dirò che in fin dei conti il piano Crawford tutto sommato non è poi così male. Col tempo potrà essere accettato. Il mio contratto prevede lo spergiuro, ma non su quello che ho già scritto. Fitz, mettiti alla macchina da scrivere e fammi quel pezzo. Ecco per lei, capo. Ripensamenti sulla proposta Crawford. Che ci fai qui? Ah, ho dimenticato stamattina di darle il fazzoletto, signore. Spero che vorrà perdonarmi. Ah, grazie. Ci ho pensato tutto il tempo mentre spolveravo e mi sono detto, il povero Mr. Fitzgerald starà scrivendo quegli importanti discorsi politici e non ha con sé il suo fazzoletto da naso. Sei stato molto gentile, ma ora se non ti dispiace ho da fare. Sì, signore. Comunque se dimentico qualcosa non importa che tu mi segua, perché rischieresti di lavorare troppo. Oh no, non quando si ama il proprio lavoro. Ma è un lavoro come un altro. Non proprio. È più di un lavoro. Direi che è la vita. Quando un uomo serve personalmente un altro uomo, quest'uomo deve essere sempre pronto a rinunciare alla propria personalità. È il padrone che conta, non l'uomo. È proprio così. E se l'uomo ama il suo lavoro, i desideri del padrone diventano i suoi, le idee, le sue idee, l'anima, la sua anima. Quando il padrone soffre, l'uomo piange con lui. Quando è malato ha bisogno di cure anche lui. Vive per il suo padrone, non per se stesso. Forse per lei è difficile capire questo perché lei non è il tipo che sta legato al guinzaglio. Lei è un uomo libero. Ecco perché sono orgoglioso di servirla. Posso andare, signore? Sì, puoi andare, grazie. Grazie a lei. Cerca qualcosa? Dov'è Ogo? È appena uscito. Quando torna? Ha detto che non ritorna più questo pomeriggio. Dove posso trovarlo? Non lo so, non me l'ha detto. Ma se è importante lo troverà a casa all'ora di cena. Credo che abbia degli ospiti. Ancora carne, senatore? No, grazie, David. Ho perso l'appetito 20 anni fa. Così non ho problemi. Io invece ho fame. Non ho mangiato da stamattina. Cosa c'è, Vincent? Un certo Mr. Fitzgerald vuole vederla. Dice che è molto importante. Ah, fallo entrare. Sì, signore. Accomodati, Fitz. Vieni. Sono contento che tu sia qui. Credo che tu conosca tutti, Sì, vero? Mrs. Ogur, mi dispiace disturbarvi. Senatore Ramson, Mr. Fitzgerald, il mio braccio destro. Ho sentito di questo giovanotto. Senatore? Vuoi mangiare qualcosa? No, grazie, vorrei parlarti in privato se posso. Ah, certo, intanto siediti. Preferirei e poi- aspettare nello studio. Va bene, preparati un drink Grazie. mentre aspetti. Scusatemi. Oh, vado a prepararglielo io. Scusate. Vai pure, cara. Quanto vuoi per Mr. Fitzgerald, David? Non è in vendita. Davvero? Credevo che lo fosse. Mio padre è il solito indelicato. Non ha mai tatto. Scusalo, Steve.
che cosa ti Non preparo? disturbarti, non ho voglia di bere. Su, andiamo, Fitz. Se hai adesso- avuto una parte nel darmi questo lavoro, forse vorrai essere la prima a leggere le mie dimissioni. Spero tu sappia quello a cui rinunci. So anche che tuo padre è stato molto chiaro oggi. Non dovrei dirtelo perché suppongo che dovrebbe essere un segreto, ma so quello che lui ha in mente per te. Non so niente, per me è proprio un segreto. Se verrà eletto dovrà trovare qualcuno che assuma la direzione del giornale. Naturalmente preferirà avere qualcuno della sua organizzazione. Qualcuno che sappia capire i suoi atteggiamenti. Continua. Dovrà essere un uomo fidato. E che possa manipolare come fa con Ingebotta. Oh, non è un lavoro per uno che dice sempre sì. È per un uomo intelligente che sappia cogliere questa chance. Che ha saputo aspettarla, deciso a ottenerla. Papà è stato un folle a entrare in politica. Ora ha più potere di 12 senatori. E il suo successore erediterà questo potere. Non l'avrà se sarà comandato a distanza. Te lo garantisco io, non lo farà. Tu, e come? Lascia fare a me. Mentre Ogur farà i suoi discorsi al Senato a Washington, Stephen Fitzgerald diventerà famoso a New York. Questa mi sembra una bella prospettiva. Naturalmente userai bene il tuo potere, ma prima dovrai averlo. È bello avere ideali, ma non servono se non puoi manifestarli alla gente. Non lo so se è quello che voglio. È quello che voglio io. Tu ce l'hai. Non come vorrei. Ho certe cose, ma non come se fossi socia. Vuoi entrare nel gioco? Solo se tu lo vuoi. Ci devono essere dei sigari qui. Scusate. Eccoli qui. Senatore, li ho trovati. Non dovevi aspettarmi, Orazio. Pensavo potesse avere bisogno di qualcosa. Vorrei da bere. Subito, signore. E bevi anche tu. Grazie, signore. Voglio che tu beva la mia salute. Mi sto per sposare. Davvero, signore? Si sposa con quella signorina alta? Mi sogro, certo. Ah, lei è un uomo fortunato. Sarà una buona madre per i suoi figli. Nel matrimonio c'è di più che allevare i figli. Oh, certo, sono d'accordo. C'è la ricchezza, la povertà, la malattia e la salute, l'amore, il rispetto e l'obbedienza. Sono certo che sarà una buona moglie. È molto importante questa decisione, forse la più importante nella vita di un uomo. No, non ci sono dubbi. Posso chiederle cosa la spinge a farlo? È difficile spiegare queste cose quando si è innamorati. Certo, signore, ma c'è qualcosa in quella donna che l'ha indotta a sceglierla come compagna di vita. È bella, innanzitutto. Sì, questo è proprio E vero. ha il coraggio e il cervello di un uomo. Già. C'è qualcosa che non va proprio perché ha il coraggio e il cervello di un uomo. Basta, non parliamone più. Scusi. Di la verità, ce l'hai con lei? Che io? Oh, no, assolutamente no. Nessuno ti costringe qui a lavorare per me. No, signore. Dopo il suo matrimonio mi cercherò un altro posto. Non c'è bisogno che tu decida immediatamente. Non credo che avrà più bisogno di me dopo. Le serve altro adesso? No, puoi andare. Buonanotte, Orazio. Buonanotte a lei, signore. Mi ero dimenticato di dirle che oggi ho dato la cera sui pavimenti. Va bene, Orazio. Sei troppo premuroso per il mio carattere. È perfetto, Fitz. È fantastico. Sai, mi piace quest'ultimo tocco. E vedrai che piacerà anche ai giornalisti del club.
Dovrei mettermi le mani in tasca e ragionare come ragiona l'uomo della strada. Io non darei questa immagine. Tu sei un uomo importante. Sì, non devo esagerare. Ma questo sarà uno dei più importanti discorsi della campagna se non commettiamo errori. Sì, ha proprio ragione, capo. Ma certo che ho ragione. Non ha niente da fare questo pomeriggio? No, per oggi ho fatto tutto. No, già, hai fatto tutto. Questa è la nostra occasione per riconquistare la stampa, Fitz. Se non hai ulteriori suggerimenti o critiche, vedrò se posso avere questo documento ciclostilato. Ho organizzato la conferenza e devi stare al tavolo con me. Ma non posso parteciparvi. Cambia i tuoi programmi. Il mio contratto non prevede come devo passare le serate. Ma per questa sera sì. Non prendertela, Fitz. Se non fosse importante non starei qui ad insistere. Ricordati che sei un membro del club dei giornalisti. Che cosa diranno se non ti presenti? E se non avessi alcun amico? Ah, come siamo sensibili. Non sei l'unico giornalista in questa città che non condivide la politica del suo giornale. Abbiamo idee troppo diverse. Ma si tratta di politica, Fitz. È la politica che rende Diversi gli uomini, lo so. Ma non dormo tranquillo ultimamente. Ma se non mi lamento io, perché dovresti farlo tu? Pensa a quello che ha sopportato Lincoln. Ne vuoi un po'? Su. Grazie. C'è un suo amico che la sta aspettando. Figlio di un cane, che ci Ciao, fai Fitz. qui? Come va? Bene. Che piacere vederti. Ma prego, accomodati. Grazie. Vuoi bere qualcosa? No, questa no. Allora una sigaretta. Per carità. Ah, dimentico sempre che hai smesso. Allora, che cosa ci fai a New York? Lo Spectator ha convocato i suoi corrispondenti esteri per consultazioni. Vivi qui, Fitz? Sì. Caspita. Oh, sai, l'arredamento non è opera mia. Ha fatto tutto una mia amica. Ma cambierò casa molto presto. Certo, capisco. Costa molto avere un cameriere? Ah, non lo pago io. Davvero? No, Ogur. È lui che paga. Ogur. Sì, Lavori ancora per lui. naturalmente. Amico mio, non c'è bisogno che tu finga con me. Gli hai detto ciò che pensi e lui ha raggirato il discorso, non è così? Hai bevuto per caso? Fitz, ho già fatto biglietto e prenotazione per lunedì e l'ho fatto anche per te. Puoi preparare i bagagli. Va bene, È stata una vera fortuna per me. Il telegramma di Nora è arrivato prima che io partissi da Londra. Il telegramma di Nora? È formidabile quella ragazza. Cosa ha scritto? Ce l'ho proprio qui. Ho parlato a Bronson e lui è d'accordo ad assumerti È subito. incredibile. Non credevo che potesse fare questo. Che cosa vuoi dire? Pensava che me la passassi male. Dovevo dirle la verità. Che verità? Lavoro ancora per Ogur, Bill. Davvero? Sì, certo. Avrei dovuto immaginarlo, troppo bello per essere vero. Lo spiegherai a Nora? Avrei dovuto farlo prima, ma ero impegnato a Sarà cercare. meglio che tu lo faccia subito. Partirò da solo. Vediamoci prima che tu riparta, Bill. Ci vedremo stasera. Vengo a sentire il tuo capo. Ma non sprecare il tuo tempo. Perché no? So che fa dei buoni discorsi. Tieni, prendilo tu. In che albergo stai? Al Nelson. Ci vediamo, Fitz. Ciao. Mi scusi, signore. Ha telefonato la signorina Alta. Vuole che l'accompagni dai Jennison per il ricevimento. Vuole che le la richiami, signore. La signorina Alta. No, sì, chiamala tu e dile che sono occupato o qualcos'altro e fai in modo che ci creda. Certo. Steven, alla fine è venuto. Sì, Billy Clark è venuto a trovarmi poco fa. Oh, che bello. È a New York. Vieni. Venga, ci sediamo. Allora, ha detto che Bill si trova qui? Sì, è qui.
È venuto a trovarmi nel mio appartamento e mi ha offerto un lavoro. Oh, come sono felice. Quando pensa di tornare? Ascolti, Nora. Ehi, che ti prende? È già la seconda volta. Vieni a ballare. Nora. Oh, Steven. Steve Fitzgerald, Terence Flaherty della compagnia Oak and Ladder. I migliori pompieri di New York. Oh, Mr. Flaherty, piacere. Piacere mio. Che succede? Non sente puzza di fumo? Fumo? Sì, dalle stanze interne. Stanze interne? Sì, sento fumo da qualche parte. Deve essere di là. Vada a dare un'occhiata. Sarà meglio levarsi da qui. Ora mi dica, voglio sapere di questo lavoro di Bill. Che cosa aveva scritto lei nel telegramma? Oh, allora l'ha Sì, ricevuto. certo che l'ho ricevuto. Spero che mi perdonerà. Non dovevo immischiarmi nei suoi affari. Ma Steve, io soffrivo nel vederla così. Spero di non averla offesa. Non ci riuscirebbe anche se ci provasse. È venuto tra noi, signore, per festeggiare la sua Bene, presenza qui. Le offro da bere. Farà bene alle sue tonsille. Grazie. Nora, io devo dirle una cosa. Ce l'ho già un lavoro. Davvero? Un ottimo lavoro, col quale potrò diventare un uomo ricco. Mi ha mentito. No, non le ho mentito. Allora ho capito male. Era tutto vero. Quello che ha detto del motore, della macchina, dell'autista e degli impegni importanti. Sì, certo, perché avrei dovuto mentirle? Non cerchi di cavarsela a buon mercato. Vada a dire a Terence Flaherty che io sono libera. Non è arrabbiata con me, vero? Certo che non lo sono. Sarei una sciocca se dovessi arrabbiarmi per questo. Io ho cercato di dirle... No, non è guardi vero. che si è sbagliato, non c'è fumo di là. Allora prova a vedere di sopra. Oh, Steven Fitzgerald, lei è un uomo perfido e falso. E io che le ho offerto lo stufato irlandese. Era uno stufato delizioso. Neanche per sogno. C'era troppa farina nel sugo. Sono contenta che lei abbia ottenuto quello che voleva. The pale moon was rising above the green mountain. The sun was declining beneath the blue sea. As I strayed with my love to the pure crystal fountain that stands in the beautiful vale of Tralee. The pale moon was rising above the green mountain. The sun was declining beneath. Che bella canzone. Spero che non partirà subito. Ho prenotato sulla nave che parte domani. È rimasta solo una settimana. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Non è necessario che resti. Ma Nora, ci sono tante cose di cui volevo parlare con lei. Ehi, senti ancora puzza di fumo? Che intenzioni ha, Terence Flaherty? Lei non la sente? Steven, va tutto bene? Steven, va tutto bene? Oh, è terribile, parli, per favore, apra gli occhi, per favore, portatelo via da qui. Oh, Steven, quanto mi dispiace.
Steven, è stata una cosa tremenda. Oh, Steven, grazie al cielo sei vivo. Oh, caro. Ah, simpatici, simpatici i tuoi amici. Oh, avanti, non parlare male di loro. Nora, No, è meglio che non ti muova. no, Ma non stai ancora bene, Steven. no, sto bene. Devo andare. Perché non rimani ancora un po'? È tardi. Ti accompagno a casa. Buonanotte. Buonanotte, cara. Che Dio ti protegga. È qui che abito. Arrivederci, Nora. Arrivederci. Io speravo che mi accompagnasse al porto domattina. Vorrei, ma vado in campagna per il weekend con la mia fidanzata. Fra un mese mi sposo. Tanti auguri, Steven. Arrivederci. Buonasera, signore. Forse tu puoi spiegarmi questo. Mi sembra un vecchio sasso. Un'ora fa era una delle monete del tuo vaso, non è così? Non capisco di cosa stia parlando. Sai benissimo di cosa sto parlando. Cosa vuol dire con questo? Voglio la verità. Non mi tocchi! Qual è la verità? Non mi tocchi, Dimmela. Fitzgerald! Via! Mi lasci andare, per favore! Adesso spiegami tutto. Non so di cosa stia parlando. Ah, è così? Che mi dici di questa scarpa? Mi levi le mani di dosso, signore. E io le dirò quello che vuole sapere, tutta la verità. Tu sei un folletto, vero? E io sono pazzo. Pazzo sin da quella sera in Irlanda, vero? Una domanda alla volta, per favore. È vero. Io sono un folletto. Ma questo termine non è per niente appropriato. E lei non è un pazzo, signore. È una persona molto equilibrata, come d'altronde è sempre stata. Ma tu sei qualcosa di più di un folletto. Questa è una pagina della mia famiglia che non vorrei toccare, se non le dispiace. Lei mi sta sottoponendo ad uno sforzo enorme.
Posso bere qualcosa? Oh. Le dispiace? Posso? L'hai fatta venire tu, Nora, vero? No, è stato lei a farlo, Fitzgerald. Molto tempo fa, col pensiero. Ma il fatto che lei sia qui non cambia niente. Che vuoi fare? Rovinare la mia vita? Sarà meglio parlarne con calma, Fitzgerald. Deve credermi se le dico che sono stato spinto dai più nobili sentimenti e da pura gratitudine e affetto per lei. Per questo motivo ho lasciato la mia cascata e sono venuto a vivere qui, nella sua fredda e inospitale città. E non mi vergogno di dirle che ho un po' di nostalgia. Starnutisco quando sento l'odore delle torbe e mi lacrimano gli occhi quando vedo il biancospino in fiore. È triste il fatto che non sia riuscito a compiere la mia missione e di doverla lasciare così. Ma non ti ho chiesto di venire. Già, non l'ha fatto, è vero. Non è detto che si aspetti sempre l'invitante richiamo di una musica che arriva da lontano. Vede, ho imparato ad apprezzarla. Eppure ero convinto di essere un vecchio saggio. Molti secoli dovranno passare. E ci saranno nuovi giovani con un migliore intuito. Le ho offerto l'oro. Non è colpa mia se lei ha preferito i sassi. Orazio. Ho cercato di dirvi nel modo più chiaro possibile il mio punto di vista su questa campagna. Non mi aspetto che siate d'accordo con me. Francamente ne sarei preoccupato. Dal momento che sono convinto che la critica è la vera essenza di un libero giornalismo. Spero che non sarete troppo cattivi con me. Ricordatevi che sono stato un onesto giornalista. E in confidenza spero di esserlo ancora. Ma ora vorrei comunicarvi una cosa. Se riuscirò a vincere le elezioni, intendo rinunciare al mio attuale incarico. Ho riflettuto a lungo sulla scelta dell'uomo che mi sostituirà, ma non ho dovuto cercare lontano. In questi ultimi 2 mesi ho avuto l'onore di lavorare con uno dei migliori giornalisti del nostro tempo. Tutti lo conoscete come un giornalista di prim'ordine e come una persona eccezionale. Steve Fitzgerald. Vieni qui, Fitz. Coraggio, Fitz, vai. Avanti. Bravo. Congratulazioni, Steven. Bravo, Fitz. Complimenti, complimenti. Bravo. Congratulazioni, Fitz. Bravo, bravo.
Di qualcosa. Io sono grato a Mr. Ogur per la sua offerta che mi lusinga, ma che non posso accettare. In primo luogo, non sono tagliato per questo incarico. E in secondo luogo, credo che Mr. Ogur dovrebbe nominare qualcuno che condivida le sue idee. È una dichiarazione, Fitz. Lo confermi? Ecco, io... Quali sono i tuoi progetti? Io non ho progetti. Non ne ho eccetto quello di sedermi vicino a una cascata con un vecchio amico. Questo è tutto. Ah, ci dica qualcosa di più. Ehi, dove vai? Scusi. Ma Fitz! Fitz! Spiegati un po'. Fitz, torna indietro! Resta qui, Mister papà. Ogur, Permesso, che ne pensa di permesso, questa fatemi dichiarazione? passare. Permesso. Lasci perdere. Scusate, permesso. Mi lasci fare. Fitz, dici qualcosa di... Di quale cascata parlavi? Spiegati meglio. Un momento, per favore, amici. Ho detto tutto quello che dovevo dire. Ci saranno cambiamenti, cambierai idea. No, ho già preso la mia decisione. Rinuncio. Ma il contratto che avevi è valido oppure no? Dipende da Miss Ogur. Che può dirci, Miss Ogur? Ci sarà anche lei vicino alla cascata? Credo proprio di no. Ma anche se ci fossi, come Mr. Fitzgerald ha detto, non sarei tagliata per quel posto. Addio, Fitz. Addio, Francis. Buona fortuna. È scritto bene, Fitz. Ma non sono d'accordo sul contenuto. Che c'è che non va? Ma ormai tutti conoscono la situazione in Italia. Io ci sono stato, e tu? Dovevo andarci, lo so. Lasciamo perdere, va. Se non ti piace, lo do a David Ogur. Senza di me è più tranquillo come editore. Chi ha detto che non mi piace? Penso che lo pubblicherò a puntate. Sarà un successo. Avete intenzione di restare qui tutta la notte a discutere? È questo testardo di tuo marito, Nora. Non ha rispetto per i miei capelli grigi. Sei tu che hai il complesso di Ogur. Vuoi una cuffia da notte? No, grazie, vado subito a letto. Anch'io. Buonanotte, Teddy. Buonanotte, Mr. Fitz. Andiamo, tesoro. Teddy, lascia quella bottiglia sul tavolo. Guardi che non avevo alcuna intenzione di toccarla. Dopo di lei. Buonanotte, Bill. Buonanotte. Buonanotte. Se hai bisogno di qualcosa, chiama. Certo, di una moglie come Nora. Non ce ne sono. Se diventerà intrattabile, sta tranquillo, me ne ricorderò. Aiuto! E cosa diavolo? Ah, sei tu. Che ci fa quella bottiglia? È per un mio vecchio amico, in caso ne avesse bisogno per scacciare il freddo. Lui... Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.